Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme torta alla panna cotta senza cottura. Oggi vi voglio proporre questa buonissima torta che ho provato a fare da poco. Mi è piaciuta tantissimo perché è senza cottura, fresca, buonissima, ci vuole veramente pochissimo tempo, dà un sacco di soddisfazione, in più la possiamo personalizzare, che non è poco. Ora vi faccio vedere quali sono gli ingredienti e come si prepara. Ci occorrono 500 ml di panna fresca, poi ci occorrono 9 g di colla di pesce, 250 g di biscotti secchi, 90 g di zucchero a velo, la scorza di un limone, 2 fialette di aroma di vaniglia, 150 g di burro. Per la copertura invece ci occorrono 500 g di fragole fresche, 50 g di zucchero semolato, 30 ml di acqua, mezzo limone e 6 g di colla di pesce. Allora, per prima cosa andiamo a mettere a mollo la colla di pesce, la gelatina, quindi in acqua fredda, mi raccomando, la mettiamo così e lasciamo che si ammorbidisca per bene. Quindi la mettiamo un attimo da parte. Adesso dobbiamo andare a fare la base per la nostra torta, che assomiglia tantissimo a una cheesecake, però in questo caso c'è la panna fresca, che diciamo che danno tutto un altro gusto, molto delicato e diverso dalla classica cheesecake. La base però praticamente è uguale, quindi la mettiamo i biscotti direttamente in un mixer. E andiamo a frullare. Dopo aver frullato i biscotti, quindi li abbiamo resi praticamente in farina, mettiamoli in una ciotola. Il burro poi io l'ho sciolto con il microonde e lo vado ad unire ai biscotti. Amalgamiamo bene tutto. Una volta che abbiamo amalgamato i biscotti con il burro, siamo pronti per mettere i biscotti, che faranno la base della nostra torta, in una tortiera da 22 cm che io ho rivestito con della carta da forno sia sul fondo sia sui lati. Poi se voi avete anche per i lati dell'acetato, ancora meglio, perché sarà ancora più bella la torta. Allora andiamo a mettere. A questo punto naturalmente andiamo a livellare la nostra base. Allora io inizialmente uso una spatola e poi se ce ne fosse bisogno possiamo utilizzare o un bicchiere oppure anche un batticarne, dipende dalla nostra come ci viene più comodo, insomma. Vedete, col batticarne esce proprio bene, viene pressata bene, ben livellata. A questo punto mettiamo a riposare in frigorifero per circa mezz'ora la nostra base, oppure in freezer per 15 minuti. Allora ci siamo trasferiti ai fornelli. In un pentolino abbastanza capiente naturalmente mettiamo la nostra panna. Uniamo lo zucchero a velo e lo facciamo sciogliere. Allora adesso possiamo aggiungere le fialette di aroma di vaniglia. Se abbiamo dell'estratto di vaniglia va benissimo, ancora meglio se abbiamo la bacca di vaniglia.
Adesso mettiamo un po' di scorza di limone, lasciamo cuocere la panna sul fuoco medio fino a sfiorare il bollore. Prima che sfiori il bollore andremo a mettere la colla di pesce ben strizzata e la lasciamo sciogliere bene. Allora, la panna ha quasi raggiunto il bollore, ne preleviamo un mezzo mestolo o un mestolino e lo mettiamo nella gelatina che abbiamo strizzato, mi raccomando, precedentemente, e sciogliamo la gelatina. Questo io lo faccio per evitare di fare i grumi, così siamo sicuri di aver sciolto proprio benissimo la gelatina. La rimettiamo dentro, vi raccomando sempre di tenere fuoco medio oppure dolce, perché se no non riuscite a gestire la panna, andrà subito in ebollizione. La lasciamo cuocere altri 2 minutini, tenendola sempre sotto controllo e mescolandola sempre, dopodiché la possiamo spegnere. Allora, abbiamo fatto quindi raffreddare benissimo la nostra base in frigorifero per mezz'ora. Abbiamo preparato la panna cotta, adesso è a temperatura ambiente. Io qui vicino a me ho un contenitore con un colino, perché adesso andrò a colare la panna . Fatto questo, posso metterla direttamente sulla base. A questo punto mettiamo in frigorifero a rassodare per 2 ore. Nel frattempo che la nostra panna cotta rassoda in frigorifero, noi dobbiamo preparare la copertura con della frutta fresca. In questo caso io ho scelto le fragole. In gergo viene chiamato il topping, perché poi farà questo bello strato, bello denso e lucido sopra la nostra torta fredda. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ho messo in ammollo la gelatina, e quindi però in questo momento la lasciamo un attimino da parte, e poi ho qui vicino a me le fragole che ho lavato, asciugato, le mettiamo direttamente, le tagliamo a pezzettini e le mettiamo direttamente in una padella o in un tegame, perché poi dobbiamo andare ai fornelli. Allora, ho tagliato le fragole, le ho messe in una padella e ho acceso il fuoco. Adesso aggiungo lo zucchero, e l'acqua. E poi aggiungo anche il succo di limone, che filtrerò direttamente con un colino. Adesso lasciamo cuocere le fragole fino a che non si sciolgono quasi completamente, dopodiché possiamo strizzare la gelatina e aggiungerla e il topping sarà pronto. Allora, dopo circa 6-7 minuti il nostro composto risulta così, quindi le nostre fragole si sono praticamente appassite. Potremo lasciarlo così oppure passarlo un pochino con un frullatore ad immersione. Frullandolo così col frullatore abbiamo accelerato un po' i tempi. Prendo la gelatina, la strizzo bene e la vado direttamente a mettere dentro, la facciamo sciogliere
c'è ancora qualche pezzettino di fragola, ma va benissimo. Allora, il nostro topping praticamente è pronto, dobbiamo soltanto lasciarlo raffreddare, in modo tale che quando si è completamente raffreddato lo possiamo mettere sulla nostra torta. Il topping, una volta raffreddato, l'ho posizionato in questo boccale, così mi sarà più semplice versarlo direttamente sulla base della torta. Ok, mi raccomando, fatelo raffreddare, non mettetelo caldo perché poi si andrà a rovinare tutto. Versiamo direttamente. Ok, ora possiamo rimettere in frigorifero per far raffreddare la copertura, cioè il nostro topping, per almeno 2 ore. Allora, sono passate 2 ore, adesso ho tolto la prima parte della teglia, io ho usato una teglia a cerniera, quindi l'ho sfilata. Adesso molto delicatamente toglieremo anche la parte della carta da forno. Con molta delicatezza ho spostato la mia torta alla panna cotta su un piatto da portata e ora vi voglio far vedere com'è dentro, quindi facciamo un taglio. Adesso mettiamo la nostra fettina nel piattino e questo è il risultato. Io adoro le torte che rimangono così molto ordinate, perfette, moderne, mi piacciono tantissimo, stratificate, vedete c'è lo strato del biscotto. Poi c'è la panna cotta e poi il topping, insomma, carino. Adesso vorrei fare una prova assaggio, come sempre. Il biscotto ancora croccante, rimane bella compatta. Buonissima, veramente ottima. I sapori si sentono netti e poi si fondono insieme, è davvero veramente una torta semplicissima, a parte i tempi di riposo, però davvero semplice da realizzare. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, fate un bel like. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella di notifica, così non perdete nessun video. Mi raccomando, venitemi anche a trovare sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche del mio sito internet, che è www.lericette di franci74.com. E non perdetevi il prossimo video, Ciao!